Ranco di manovali, arruffoni e mezzi mestoli a tempo perso, benvenuti in questa nuova serie dedicata proprio a voi. Eh sì, in questa serie di video vi voglio dare dei consigli e delle dimostrazioni per i vostri lavoretti del fine settimana. Però, se io do qualcosa a voi, voi date qualcosa a me. Per esempio, se io vi do un consiglio, voi mi date un iscritto, ma anche 4, 5, così per dire. Quindi, veniamo a noi. In questo video vi faccio vedere come si fa una ripresa sull'intonaco con la malta tradizionale, che può essere una malta da muratura premiscelata o una malta bastarda di calce e cemento. Quindi, cosa ci serve? Mestola, sparviere e riga. Se ce l'avete anche un rasatore da intonaco fa comodo, non è indispensabile. Allora, per la preparazione cosa serve? Intanto la malta, che sia una malta premiscelata o che sia sabbia, cemento e calce. Come si prepara? Se si usa una malta premiscelata basta aggiungere l'acqua che serve per arrivare alla consistenza e si mescola. Io uso un mescolatore elettrico, altrimenti si può fare anche a mano. Se invece si fa una malta tradizionale, i rapporti sono all'incirca 10 parti di sabbia, 3 di calce, 1 di cemento e 3 di acqua, poi quello dipende dalla consistenza che serve. Vai! L'imposto è pronto, quindi ora la prima cosa, il sottofondo in che condizione deve essere? Deve essere sicuramente pulito, tutte le parti friabili vanno levate e deve essere sicuramente asciutto ma non troppo. Perché? Perché se per esempio se questa fosse la muratura, questo è un mattone bello asciutto e ci si mette sopra questa della consistenza giusta, che succede? La muratura asciuga subito l'acqua della malta e la malta non fa presa, perché si è staccata senza aver fatto presa. Se invece la muratura è leggermente umida, tipo questa, la malta ha il tempo giusto che serve per far presa, quindi si stacca più difficilmente. Quindi cosa importante è che la zona sottostante alla parte che porta una cata sia pulita, perché almeno se cade un po' di malta si può comunque recuperare, si rimpasta e si riusa. Dopo aver spazzato e pulito bene la superficie, che si fa? Si va praticamente a fare tutta l'attaccatura tutto intorno. Come? Allora si prende così la malta e si schiaccia proprio sull'angolo. Questo perché? Perché questo è il punto critico e sicuramente succede spesso che se non si fa bene questo lavoro qui si forma una crepa tutto intorno. È brutto, soprattutto è un lavoro fatto male. Ora viene la parte dell'intonaco vero e proprio. Quindi si cambia l'impugnatura della mestola, non si tiene più così, ma così, con il pollice qui. E il movimento praticamente anche lo sparviere si tiene non così, ma con le dita che servono da appoggio. Allora, si prende così e il movimento è una rotazione
così. Senza sta a perdere tanto tempo a pareggiarlo subito, si riempie, si tira con la riga e poi si rimpiazza dove manca. Arrivati qui c'è chi frattazza tutta la superficie, ma io sinceramente preferisco aspettare che faccia presa un minimo e poi col rasatore lo rifinisco, perché altrimenti quando si fa la rasatura rimangono due strati separati, la rasatura fa presa inizialmente ma poi piano piano si stacca, quindi così facendo rimane più poroso e fa presa meglio la rasatura. Questo è il risultato finale. Allora, ai bordi è importante che ci sia piuttosto 1 millimetro di spessore, cioè di spazio in più, piuttosto che lasciare la malta che sia più alta dell'intonaco vecchio, perché altrimenti quando si fa la rasatura non c'è posto e dopo si vede e è brutto. Per quanto riguarda la parte intonaco, questo è tutto. Quindi, ora manca solo la rasatura e vi aspetto al prossimo video. Mettete mi piace, condividete il video e se avete qualche domanda fatemela nei commenti. Alla prossima!